Quando pensiamo ai grandi artisti del Rinascimento ci vengono subito in mente Leonardo, Michelangelo o Raffaello. Ma nello stesso periodo, nei Paesi Bassi, viveva un ragazzo capace di stupire tutta Europa, già da adolescente, Lucas van Leyden. Nato a Leida, nei Paesi Bassi, probabilmente nel 1494, Lucas dimostrò un talento fuori dal comune fin da bambino. Si racconta che a soli 12 anni realizzasse incisioni così raffinate da sembrare opera di un maestro affermato. Pensateci, mentre molti ragazzi della sua età stavano ancora imparando un mestiere, lui vendeva già opere ricercate dai collezionisti. Il padre, Huig Jacobs, era pittore e fu probabilmente il suo primo insegnante, ma Lucas imparò così velocemente da costruirsi presto uno stile personale, diventando uno degli artisti più famosi del nord Europa. Se oggi un'immagine diventa famosa grazie ai social network, nel Cinquecento erano le incisioni a far viaggiare le idee. Lucas van Leyden fu uno dei più grandi incisori della storia, ma come funzionava? L'artista incideva il disegno su una lastra di rame con uno strumento appuntito chiamato bulino. Successivamente la lastra veniva inchiostrata e stampata su carta. Il risultato? Si potevano realizzare decine, persino centinaia di copie della stessa immagine in un'epoca senza fotografia e senza stampa moderna. Era una vera rivoluzione. Le opere di Lucas arrivavano così in tutta Europa, rendendolo celebre ben oltre i confini della sua città. Lucas non si limitava ai soggetti religiosi, anzi, era affascinato dalla vita quotidiana, dipingeva e incideva mercati, giocatori d'azzardo, musicisti, viandanti, soldati, mendicanti, ricchi mercanti, donne eleganti, insomma, osservava il mondo reale con una curiosità incredibile. È proprio questa attenzione verso le persone comuni che rende le sue opere così moderne. Guardandole sembra quasi di passeggiare in una città olandese del Cinquecento. Naturalmente Lucas affrontò anche numerosi temi religiosi. La differenza rispetto ai molti artisti del suo tempo è che i suoi personaggi sembrano autentici, non sono figure perfette e lontane, sono uomini e donne riconoscibili, hanno espressioni naturali, gesti spontanei, vestiti realistici, persino gli ambienti sembrano appartenere al mondo contemporaneo dell'artista. Questa capacità di rendere umane le scene sacre contribuì enormemente al successo delle sue opere. Tra le incisioni più famose troviamo Il gioco degli scacchi, realizzata nel 1508. A prima vista sembra una semplice partita, in realtà racconta molto di più. Le persone dialogano, si osservano, si studiano, ogni gesto racconta rapporti sociali, educazione e carattere. Lucas utilizza il gioco come metafora della vita, ogni mossa ha conseguenze, ogni scelta modifica il risultato finale. È sorprendente come una semplice scena domestica possa trasformarsi in un racconto così ricco di significati. Nel 1521 accade qualcosa di straordinario. Il più famoso artista tedesco dell'epoca, Albrecht Dürer, visita i Paesi Bassi. Naturalmente desidera incontrare Lucas van Leyden. I due artisti trascorrono del tempo insieme, si confrontano sulle rispettive tecniche e, secondo alcune testimonianze, lavorano persino fianco a fianco. Pensate che onore! Essere stimato dal più grande incisore europeo del momento significava aver raggiunto un livello artistico eccezionale. L'incontro influenzò entrambi e contribuì a diffondere nuove idee artistiche in tutta Europa. Osservando da vicino un'incisione di Lucas van Leyden si rimane senza parole. Ogni tessuto ha la propria consistenza, ogni barba è composta da centinaia di sottili linee, le armature brillano, le pieghe degli abiti sembrano vere, gli sfondi sono ricchi di edifici, alberi, montagne e minuscoli personaggi, tutto questo inciso nel metallo. Il livello di precisione raggiunto da Lucas è impressionante e ancora oggi lascia stupiti gli studiosi. Anche se è ricordato soprattutto per le sue incisioni, Lucas fu un eccellente pittore. Tra le sue opere più celebri troviamo il Giudizio universale, la guarigione del cieco di Gerico, la Vergine con il bambino e numerosi ritratti. Nei suoi dipinti ritroviamo la stessa attenzione ai dettagli presente nelle incisioni. Le figure sono eleganti, colori luminosi, le composizioni molto equilibrate. È evidente quanto le due attività, pittura e incisione, si influenzassero continuamente. Purtroppo Lucas van Leyden morì molto giovane, aveva soltanto 39 anni, probabilmente a causa della tubercolosi, nel 1533. Una vita breve,
Eppure riuscì a realizzare centinaia di incisioni, decine di dipinti e a influenzare generazioni di artisti. Molti incisori del Cinquecento studiarono attentamente il suo stile. Le sue stampe continuarono a circolare anche dopo la sua morte, mantenendo viva la sua fama per secoli. Lucas van Leyden ci insegna una lezione molto attuale. L'arte non serve soltanto a rappresentare re, santi ed eroi, può raccontare anche la vita quotidiana, le persone comuni, i piccoli gesti, le emozioni di tutti i giorni. Inoltre dimostrò quanto fosse potente la diffusione delle immagini. Le sue incisioni permisero all'arte di viaggiare molto prima dell'invenzione della fotografia, dei giornali illustrati, perfino di internet. Possiamo considerarlo uno dei primi grandi comunicatori visivi della storia europea. E forse è proprio questa la sua eredità più importante, aver dimostrato che un'immagine ben realizzata può attraversare confini, culture e secoli, continuando ancora oggi a parlare a tutti noi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!